Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi ho come l'impressione che andremo a bruciare un po' di gomma. Oggi ci divertiamo veramente tanto perché ho le chiavi di questa Alfa Romeo Giulia quadrifoglio. Lo so, ho già avuto l'occasione di provarla e recensirla un paio di volte sia in strada che in pista, però questo esemplare mi incuriosisce veramente tanto perché ha un livello di preparazione e quindi voglio vedere questa bestia di macchina come si comporta non appena aumenti la cavalleria, rifai l'assetto, cambi le gomme. Questa è una macchina che ha un grosso potenziale e sono sicuro che non ci deluderà. Guardate qui anche che cannoni, secondo me suona anche piuttosto bene. Ragazzi, ho come l'impressione che da qui a fine video ci sarà un po' di fumo e qualche sbandata. Che spettacolo tornare in pista con la Giulia quadrifoglio. Io la reputo essere una delle berline più divertenti e dinamicamente parlando una delle migliori sul mercato, seppure sia sul mercato già da 4 anni. È un peccato che in questi 4 anni Alfa Romeo non abbia proposto nessun vero restyling upgrade a livello meccanico, però tutti coloro che ne hanno una, questa qui risulta essere una macchina con un'ottima base di partenza per le preparazioni, per renderla ancora più sportiva e più pepata. Quella che sto guidando è una versione preparata da Romeo Ferraris. Sono proprio curioso di vedere come va, perché il telaio della Giulia quadrifoglio è veramente meraviglioso, così come il motore. Il 2009 V6 biturbo qui è stato portato a 600 cavalli e ben 740 Nm di coppia, tutto scaricato sulle sole ruote posteriori. Ecco perché appena staccherò il controllo di trazione mi sa che la macchina scodinzolerà un po'. Adesso stiamo facendo il primo giro un po' tranquilli per mandare in temperatura sia il motore che le gomme. A livello estetico non è stato fatto molto, però quei piccoli cambiamenti rendono questa Giulia quadrifoglio ancora più aggressiva e più piantata sulla strada. Infatti possiamo notare dei distanziali sia davanti che dietro. Ogni volta che apro gas si fa sentire bene, perché qui abbiamo uno scarico completo della Ragazzon con catalizzatore 200 celle. Già di serie la Giulia quadrifoglio suona bene così, questo V6 suona ancora meglio. Rettilineo, iniziamo con la prima impostazione, Dynamic. Mamma mia che tiro! 150, 180, 210. Mamma mia questi carboceramici. Per un uso quotidiano, come avevo già detto nella recensione che avevo fatto tempo fa, è consigliabile di più l'impianto in acciaio, però se si vuole andare in pista effettivamente appena questo impianto entra in temperatura la potenza frenante è veramente pazzesca. Ricordo ancora quando Alfa Romeo mi prestò una Giulia quadrifoglio per un mese intero e io in un mese riuscii a far fuori 2 treni di gomme. Sono dovuto tornare in FCA per dirgli non è che mi cambiate le gomme, perché guidare questa macchina crea dipendenza, è veramente divertente. Volete guidarla dalla mattina alla sera e soprattutto volete guidarla con i controlli spenti per farla sbandare, perché questo telaio è meraviglioso. Non ti dà l'idea di essere al volante di una grossa berlina, risulta essere una macchina piuttosto agile e leggera. E qui Romeo Ferraris ha voluto modificare anche le sospensioni, infatti qui non troviamo più le sospensioni originali, non sto neanche a premere il bottone delle sospensioni dinamiche perché qui, avendo cambiato tutto, è inutile. Infatti qui troviamo un impianto della Bilstein che rende la macchina ancora più reattiva, più performante in curva. Infatti
zero sottosterzo, zero rollio, anche in frenata la macchina risulta essere piuttosto piantata sull'asfalto. Proviamo a fare un'altra frenata decisa. 220. Proviamo adesso a mettere il race. Qui la situazione si fa piuttosto seria. Questo cambio automatico, invertitore di coppia, 8 rapporti, tira delle vere sberle in cambiata. Proviamo a esagerare un po' sul gas. La coppia c'è e si fa sentire tutta, mamma mia. Faccio fatica a pensare di andare così veloce con una berlina in pista. Il volante è fantastico perché ti permette appunto di guidare coi controlli spenti con tanta sicurezza, perché ogni minimo sbandamento e movimento del posteriore si riesce ad avvertire perfettamente. Di serie la Giulia Quadrifoglio esce con pneumatici Pirelli, invece qui Romeo Ferraris ha voluto sostituirli andando a montare delle Michelin, più precisamente delle Pilot Sport 4S. Mi sa che prima della fine del video dovranno sostituire. Una cosa che sto notando in questo momento è che quando ho avuto la Quadrifoglio in prova per un mese, che ho portato anche in pista, era un esemplare completamente originale. L'esemplare completamente originale tende un po' di più al traverso, mentre questa qui, avendo più potenza, però al tempo stesso delle gomme ancora più performanti, così come un assetto ancora più performante, e sto guidando con i controlli completamente spenti, appena sente il posteriore che parte, la macchina cerca subito di raddrizzarsi. Effettivamente la Giulia GTAM è un po' fuori budget, però per chi vuole comprarsi un Alfa e divertirsi come si deve, una Giulia Quadrifoglio preparata così da Romeo Ferraris direi che è un ottimo compromesso. Sbanda che è un piacere. È una macchina così perfettamente equilibrata, bilanciata, che da guidare è uno spettacolo, veramente. Ha così tanta trazione, così preparata, che non è così semplice da intraversare. Però appena trovi il ritmo giusto è il modo di farla sbandare che è spettacolo. Questa è una di quelle macchine che avevo considerato di acquistare prima di arrivare a comprare la Ferrari 355. Il problema è che in Italia, tra bollo, super bollo, assicurazione, questa è una macchina che sul mercato dell'usato si compra a cifre piuttosto ragionevoli, però da mantenere a dei costi di gestione veramente elevati. È un vero peccato. Ammetto che mi sarebbe piaciuto avere una di queste in garage. Penso proprio che anche al mio gommista sarebbe piaciuto, e considerando che sono 4 anni che questa macchina è sul mercato, Alfa Romeo non ha mai proposto aggiornamenti, mi chiedo fin quanto questa macchina rimarrà in vita sul mercato, perché purtroppo non se ne vedono tanti in giro. Quindi magari, chi lo sa, usata, quando avrà prezzi un po' più accessibili, la Giulia Quadrifoglio in garage non mi dispiacerebbe. Terza scivola che è un vero piacere. I
berline pompate ne è pieno il mercato, soprattutto i tedeschi ne sfornano una dietro l'altra, eppure faccio fatica a trovare nel complesso una macchina che dal punto di vista dinamico riesce ad essere così performante e divertente quanto la Giulia Quadrifoglio. E con questi piccoli accorgimenti fatti da Romeo Ferraris, porca miseria se corre. Ragazzi, devo essere onesto, non me l'aspettavo assolutamente così. Prima di entrare in pista, leggendo i numeri sulla carta, mi sarei aspettato una macchina piuttosto impegnativa, difficile da guidare e piuttosto tendente al sovrasterzo. E invece non è stato così, seppure risulta essere una macchina che le gomme le riesce a bruciare piuttosto in fretta. Ho trovato più facile guidare al limite questa macchina con ancora più potenza da gestire sulle sole ruote posteriori che la versione tutta originale, che è meno potente però risulta essere un po' più instabile e imprevedibile. Non sto dicendo che la versione di serie sia pessima da guidare, anzi l'ho ribadito durante il test drive, questa qui dinamicamente parlando è una delle macchine più valide sul mercato. Eppure quello che ha fatto Romeo Ferraris l'ha stravolta questa macchina. A livello di gomme e di assetto questa macchina è completamente diversa. Risulta essere molto più cattiva, molto più incisiva, soprattutto negli inserimenti di curva. Con l'assetto originale e le Pirelli è una macchina che scivola tanto. Se stacchi i controlli devi sapere quello che stai facendo, altrimenti è un attimo fare un casino e distruggere la macchina. Mentre preparata così, con l'assetto della Bilstein e queste Michelin Pilot Sport 4S, che per la cronaca fatemi controllare. Ok, Mario Ferraris può tornare a casa oggi. La macchina è stata completamente stravolta. La Giulia Quadrifoglio è un prodotto pazzesco. Un peccato che Alfa Romeo nel corso degli anni non ha mai proposto un vero e proprio restyling, aggiornamento della meccanica. Fortunatamente ci sono preparatori come Romeo Ferraris che colmano questo, tra virgolette, problema, in modo tale che i proprietari di questa macchina possono ottenere ancora più performance e fattore divertimento da quello che reputo essere un prodotto assolutamente valido. Se solo non ci fosse sto maledetto super bollo, mannaggia. In ogni caso voglio ringraziare Romeo Ferraris per avermi concesso questo test drive in pista senza limitazioni nel bruciare pneumatici. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!